ci sono proprio i singoli vigneti delimitati dai muretti a secco, per cui ogni singolo vigneto poi all'interno dell'azienda dai 3.000 ai 2.500, 4.000, il massimo, l'appezzamento più grande che abbiamo è di 5.500 metri. Tutto quello che scende fino giù sulla strada, per cui nella parte, diciamo così, superiore tutto quello che ha bacca rossa, inteso come Borgogna però, per cui il Pino Nero è nella parte superiore, tutte queste linee che bene o male camminano verso nord, dove abbiamo la Obere Steigleiten, la Mittlere Steigleiten. Nella Untere Steigleiten per esempio comincia tutto quello che ha bacca bianca, varietà Borgogna, per cui Pinot Bianco, Chardonnay, si mischia col Manzoni bianco, per cui abbiamo un Pinot Bianco per Riesling Renano, e poi un bel appezzamento di vitigni resistenti a bacca bianca. Solaris, Souvenir Gris e Cabernet Blanc, ok, a bacca bianca. Io è dal 2001 che sono nel mondo del vino, per cui ho 2 lauree in viticoltura e enologia. Qui un pochettino ho messo le mani già dal 2001 in poi, per cui sia gli impianti di Pinot Nero del 2003, gli impianti di Pinot Bianco del 2007, 2008, insomma questa è tutta roba che già va sul mio conto, insomma. A sud è la chiusa di Salorno, per cui il grande Geier che entra dentro nella valle e crea il confine linguistico, per cui Salorno è l'ultimo paese che parla in tedesco o parla anche in tedesco, per cui da qui a salire la madrelingua è tedesco, perché del 1919, per cui parliamo di nemmeno 100 anni fa, questo qui era territorio austriaco. Roveri della Luna, che praticamente sembra essere di fronte a Salorno, è di madrelingua italiana, lì non si parla già più il tedesco ed è 3 km in linea d'aria, per cui ha delle differenze culturali e storiche ovviamente importanti da quello che è il Trentino. Al centro della valle abbiamo Cortina all'Adige, detta anche la piccola Venezia, e voglio dire, ve lo dice, è l'unico paese di tutta la Bassa Atesina che non è su un rilievo, per cui cosa vuol dire? Vuol dire che quando esondava l'Adige ok, gli arrivava addosso, per cui piccola Venezia, nonché Cortina all'Adige. Sul primo rilievo che vedete, dove avete quel piccolo strapiombo, quella sopra lì è Cortaccia, per andare ad arrivare sulla parte, diciamo così, sinistra verso il lago di Caldaro, lì c'è Termeno, e poi in talune belle giornate si vede proprio appena appena lo specchio del lago di Caldaro, e da questa parte qui invece c'è Laghetti di Enia, e poi si sviluppa, diciamo così, la Valle dell'Adige che va verso Bolzano. La Val d'Adige per gran parte caratterizzata da terreno calcareo, lo vedete qui di fronte, questo è il monte che poi porta all'altopiano di Favogna, okay? E qui lo vedete proprio, è anche la Madrud, che è questo monte, è il monte di casa, tra Laghetti e Salorno, che è questo monte qui, e lo vedete è proprio calcare pieno, per cui è un terreno di sedimento, però qui nello specifico, qui c'è un riafforamento, per cui abbiamo i vigneti su delle argille gialle e delle argille rosse, per cui con più o meno presenza di ossidi di ferro. Okay? Questo è un pochettino terreni drenati bene, molto profondi, molto ricchi però anche di scheletro, sia di origine calcarea ma di origine porfirica. L'impressione è di avere tanta sapidità, non parlo di mineralità perché non saprei bene come descriverlo, cioè è una parola che non è ancora del tutto definita, secondo me, nel gergo enoico, per cui non la utilizzo, però sapidità sì, cioè molto sale sul palato per quanto riguarda i bianchi, e soprattutto per il Pinot Nero nella zona, diciamo così, qui, che è nella Obere e nella Mittleren Steigleiten, invece una tessitura molto fitta da argilla gialla, da calcare proprio. La nostra azienda, secondo i principi dell'agricoltura biodinamica, lo facciamo da quando ho preso in mano l'azienda, per cui prima, quando qui c'era un fattore, io ero ancora a spasso, si praticava, diciamo così, viticoltura intensiva con un metodo integrato. Era un modello, diciamo così, agricolo, non che andava cambiato, ma che si poteva cambiare. Io non credo di lavorare in biodinamica, ma credo fortemente di sviluppare me e me stesso secondo dei principi legati a un modo di vedere la realtà. Ci facciamo i preparati, non acquistiamo preparati, una cosa che da un punto di vista della triarticolazione sociale sarebbe utile succedesse, perché oggi, voglio dire, i preparati si possono comprare. Per cui oggi lavora in biodinamica, magari chi i preparati non riesce a farseli, li compra e li dà. Però dopo bisogna vedere come si sviluppa, come viene sviluppata proprio l'azienda agricola nel suo insieme. È estremamente impegnativo farsi 15-20 quintali di patate, farsi il mais per la polenta
appunto allevarsi le bestie, macellarle in casa, bisogna avere il pelo, tra l'altro, anche per si consuma carne, uccidersi le bestie da soli. Per cui ha tutta una serie di connotati, diciamo così, emozionali che aiutano, diciamo così, a vedere le cose poi in una realtà più profonda, no? Siamo in fase di spostare, tirare, liberare tutti gli spazi per entrare con le uve, con i mosti e tutto quanto. Entreranno 5 le botti da 1500 litri, per cui legno un po' più grandi delle barrique, per cui mi sposto, diciamo così, sia nelle fermentazioni che nello stoccaggio, nell'affinamento a botti grandi, però mi tengo sempre una piccola parte anche di botti piccole. Va da sé che in una botte grande, cioè sia per grandezza delle doghe, ma soprattutto per il rapporto, diciamo così, contenuto e superficie, le maturazioni sono molto rallentate. Nelle botti, diciamo così, tipo c'è una botte classica, una barrique, questo processo è abbastanza, diciamo così, un po' più veloce. Fermentiamo in legno, fermentiamo in acciaio. È un pochettino, cioè io utilizzo un pochettino tutte le tecniche, mi piace, è come se uno scultore facesse pietra, legno, ghiaccio e tutto quanto. La stessa cosa faccio io qui. Per cui, ripeto, macerati bianchi, bianchi tradizionali, solo mosto, rossi con, senza i raspi, oppure dei rossi leggeri, insomma un pochettino, cioè, al momento mi godo ancora molto la libertà artistica.